Ciao a tutti, ecco il video che molti di voi mi hanno chiesto riguardante l'abbigliamento autunnale ed invernale. Il mio vestiario è quello tipico da all mountain, quindi diverso da quelli che praticano cross country, dove la velocità è tutto, o discipline gravity, dove i vestiti devono essere larghi per ospitare le protezioni. D'inverno non è facile vestirsi adeguatamente, perché il rischio è sempre quello di vestirsi troppo o troppo poco. In salita, se si è vestiti troppo, si rischia di sudare come dei cammelli. Una volta iniziata la discesa, invece, se non si è vestiti abbastanza e si è sudati come dei cammelli, il sudore impregnato sui vestiti si raffredda e iniziamo a sbattacchiare i denti dal freddo. Qui in Svizzera vige una regola: non importa che tempo ci sia, l'importante è uscire con l'abbigliamento giusto. L'ho scoperto il primo giorno d'asilo di mia figlia, quando la maestra mi ha detto che ogni venerdì avrebbero passato il pomeriggio nel bosco indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Sia con l'acqua, la neve, il ghiaccio, la nebbia o altro, il venerdì i bambini erano sempre nel bosco a giocare. La configurazione ideale dell'abbigliamento dipende molto dal grado di resistenza al freddo e dal ritmo che si tiene durante l'escursione. I punti critici quando si esce in bici in inverno sono principalmente due: il sudore e le estremità, vale a dire mani, piedi e testa, che sono le parti del corpo più difficili da tenere al caldo. I punti da seguire sono principalmente 5. 1. Vestirsi a cipolla, con un indumento sopra l'altro per proteggersi quanto più si può e all'occorrenza svestirsi. 2. Portatevi sempre uno zainetto in modo da poter mettere l'abbigliamento in eccesso o poter tirare fuori una giacca nel caso si avesse freddo. 3. Investite in abbigliamento che sia di qualità, quindi orientatevi su tessuti tecnici che assicurino un buon assorbimento dell'umidità, che ne favoriscono l'evaporazione verso l'esterno e che svolgano una funzione termoregolatrice. Manca solo che vi facciano il caffè e poi siete a posto. In salita, anche se fa freddo, si suda lo stesso. Cerchiamo quindi di sudare il meno possibile, togliendoci gli indumenti in eccesso mettendoli nello zaino. Portatevi magliette intime, cappellini e guanti di ricambio. Prima della discesa, infatti, è importante vestire abbigliamento che non sia impregnato di sudore. Menzionate le regole basilari, iniziamo a parlare del vestiario che uso mettere e partiamo dalla testa. Sotto il casco metto un cappellino invernale antivento in poliester, piuttosto fine, che arrivi a coprire le orecchie. Come casco uso un bel Super 2R, ho fatto un video a riguardo, se volete guardarlo cliccate sul link qui sopra. È un casco all mountain con mentoriera rimovibile. Qualsiasi casco comunque va bene, purché vi dia la massima protezione, quindi cercate di non risparmiare almeno su questo articolo. Proseguendo, occhialini con lenti fotocromatiche Uvex, le lenti si scuriscono o si schiariscono in base all'intensità della luce, e poi un semplice scaldacollo che all'occorrenza posso mettere anche sopra il naso. Passiamo al busto. Un busto ben protetto aiuta a sentire meno la sensazione di freddo che penetra nelle ossa e in tutto il corpo. È consigliabile utilizzare una maglietta intima a maniche lunghe specifica per l'inverno. L'importante è che abbia un buon assorbimento e una buona dispersione del sudore, in modo da evitare che questo resti a contatto con la pelle. Sopra l'intimo bisogna vestire il cosiddetto strato intermedio. In base alla temperatura indosso o una maglietta a maniche lunghe con materiale traspirante, oppure se la temperatura è molto bassa, una giacca termica, anch'essa traspirante, che ha un'azione più protettiva. Per le gambe uso una salopette della Vaude con materiale altamente traspirante e termico. Il fondello è incorporato ed ha del materiale raddoppiato sulle ginocchia che protegge perfettamente dal vento e dall'acqua. Probabilmente il miglior acquisto di abbigliamento che io abbia fatto fino ad oggi. Parliamo ora del guscio, che è la parte più esterna di tutto il vestiario. Il guscio serve come protezione da vento, acqua o neve. La maggior parte di queste giacche sono solo isolanti, ma non termiche. Fate attenzione perché alcune giacche potrebbero non essere impermeabili. Questi tipi di giacche hanno spesso anche un cappuccio sufficientemente grande da coprire il casco in caso di pioggia. Sopra la salopette vesto un pantaloncino estivo all mountain per avere una protezione ulteriore. Infatti in caso di caduta i pantaloni aderenti potrebbero strapparsi o sgualcirsi. Per le discipline gravity si usano pantaloni più larghi e lunghi, in quanto devono essere vestiti sopra le protezioni. Parliamo ora di guanti. È veramente necessario acquistare un buon paio di guanti, perché le mani, insieme ai piedi, sono la parte del corpo in cui si sente maggiormente freddo, soprattutto quando si va in discesa. Mi sono da poco arrivati dei guanti waterproof della Grip Grab. Che nome! Un guanto molto termico che ha piccole sezioni in gel per aumentare il grip sul manubrio e quindi aumentare la sicurezza ed il controllo in discesa.
Il nome è tutto un programma, Grip Grab, ma vi garantisco che l'acqua la tengono ben bene. Scarpe calze sono anch'essi importantissimi per evitare il congelamento dei piedi. Per quanto riguarda le calze, uno dei materiali più validi è la lana di merino, che assicura un eccellente isolamento termico, restituisce il calore assorbito dal corpo e garantisce una migliore gestione della temperatura corporea. Le scarpe invernali possono essere molto costose, in alternativa si potrebbero comprare dei copiscarpe per proteggere la scarpa estiva dall'acqua. Io d'inverno uso il copiscarpe, anche se per la mountain bike non è proprio la soluzione ideale. E con questo è tutto. Sarebbe bello se nei commenti indicaste quale, secondo voi, potrebbe essere un capo d'abbigliamento assolutamente valido, in modo da facilitare a tutti noi un'eventuale scelta per l'acquisto. Sperando che il video più che piaciuto vi sia servito, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!